Seguite i miei tutorial che vi svelerò tutti i segreti del biliardo, dalle basi ai trick shot. Wow. Ciao a tutti! Ciao a tutti ragazzi! Oggi iniziamo questo nuovo video parlando dei massè. Questo è un argomento che a me piace molto perché rientra di più nel mio campo e posso, diciamo, spiegarmi meglio, so più capire cosa bisogna fare per riuscire a fare questo bel colpo che a volte in partita magari non capita tantissimo, però ogni tanto capita, se uno lo sa fare può dare delle belle soddisfazioni. Allora, iniziamo adesso. Intanto un'altra cosa, voglio salutare e ringraziare tutti gli ultimi iscritti che si sono iscritti al canale, che vedo ogni giorno, uno o due, mi fa molto piacere. Ciao ragazzi. Poi se avete dei commenti, delle domande o che, mandatemele pure, che io cercherò di farvi il video e risolvere magari il vostro problema. Magari non subito nella settimana dopo perché ho già i video programmati, però nelle settimane a venire di sicuro parlerò di quello, ok? Ragazzi, iniziamo l'allenamento e spieghiamo, vediamo, dai. Ok. Allora, per fare questo massè che abbiamo appena visto, bisogna innanzitutto dare parecchio gesso sulla punta, attaccarlo proprio metterne parecchio. Poi lo facciamo con la stecca normale, quella da pool, la classica, ok? Poi dopo vi faccio vedere quelli con la stecca più corta. Più si va su, più la biglia tende ad allargare il giro, più si va su col gomito, con la stecca, più la biglia fa una curva ampia, cioè logicamente con un limite. Poi il colpo, quando si colpisce, è un lavoro, bisogna cercare con la punta di andare ad aggrappare la biglia, cioè proprio andare a cercare di aggrappare un colpo di polso è il massè. Bisogna avere un buon polso morbido, simile, non so, come col jump, un polso morbido, e cercare, colpire ovviamente, vedere l'orario della biglia, ore 5, cioè se io voglio farla girare a sinistra o secondo se voglio farla girare a destra. Se voglio farla girare a destra la colpirò sulla sinistra ovviamente, se la voglio far girare a sinistra la colpirò sulla destra, a ore 5 vista dall'alto, ok? Cercare nel colpo di andare ad aggrappare proprio il cuoietto, la punta della stecca alla biglia, vedete? È un colpo da provare parecchie volte, mettersi lì con pazienza, provare prima magari un'inclinazione, poi un po' di più, essere morbidi di polso. Altro che dire, colpire non con troppa forza, anche perché se no saltano i puntali o si rompe la stecca, non bisogna esagerare. Io ne ho rotta qualcuna, qualche puntale l'ho rotto, 2 o 3 puntali e girano le scatole. Dunque bisogna cercare di farlo. Questo si può fare su questi livelli qua. Quando si vuole fare proprio il massello largo ci va la stecca apposta, per evitare di rompere delle punte, okay? Ma poi ve la faccio vedere dopo. Comunque, polso morbido, guardate la posizione del gomito bella larga, l'impugnatura ben salda, cercare di irrigidire un po' il polso dopo il colpo. Ok, cercare dopo il colpo irrigidire leggermente il polso. Come tutti gli altri esercizi bisogna andare a cercare a capire l'errore che si fa. Uno si mette lì, lo prova 20, 30, 50 volte e si concentra prima sul dove colpire la biglia, poi sul polso, poi sul gomito, ok? Forza di farlo si riesce a capire come interpretare il tiro. È un tiro che va interpretato da noi, ognuno ha la sua caratteristica. La posizione c'è, però è quella classica, normale, in piedi. Dunque ok, dai, passiamo al prossimo filmato e vediamo di scoprire qualcos'altro. Ok, allora, questo
tiro in qua invece, che abbiamo appena visto, si fa con queste stecche qua. Si può fare anche con le altre, con la stecca classica normale che usiamo per giocare, però onde evitare puntali o che io uso questa. Vi dico anche le misure di questa stecca qua, per chi volesse magari farsele fare. Questa qua è lunga 1,26 m, ok? È lunga 1,26 m e ha la punta da 14. Il puntale è lungo, perché è un puntale più corto questo, è lungo un 45 circa, ok? Come potete vedere è un puntale molto più corto. Con questa stecca qua va bene più che tutto perché si evita di rompere gli altri puntali. Sono puntali in carbonio più resistenti, più corti, ok. Il diametro è 14, il cuoietto, io uso dei cuoietti normali, dei cuoietti da 4 euro, a volte o monostrato che non si rompono mai, se si usa invece dei cuoietti multistrato ogni tanto si rompono, specie sui massè quando si carica di forza, lì allora mi partono dei cuoietti abbastanza spesso, però se uno mette dei monostrato vanno bene, si riesce a fare tutto. Guardando il colpo, adesso vi ho dato le caratteristiche della stecca perché magari volete farne fare una da qualche artigiano, avete già qualcosina in mano di misure. Il diametro, l'impugnatura io un 32, 33, ok? E qui ognuno se la deve regolare. Allora, questo tiro qua, ovviamente, stecca dritta, ore 6, vedendola dall'alto, la biglia ore 6, 5 e mezza, 6, perché deve andare avanti e tornare indietro. Si dà un colpo abbastanza secco, vedete? Abbastanza forte, lavorando di polso alla fine del colpo, si parte morbidi, però si lavora di polso, andando a caricare, lì è da provare per riconoscere di nuovo la sensazione. Guardate il gomito bello alto, regolatevi anche l'altezza della mano, se non partite troppo alti, dovete partire sempre comunque un angolo retto, di 90 gradi il gomito. Partendo così si riesce facilmente su questi qua. Li provate, secondo me in un centinaio di volte uno riesce a farli tutti. Attenzione a un'altra cosa, che il panno da biliardo diventa uno straccio, è tutto un buco, il mio panno è tutto un buco. Nei prossimi video farò poi anche un video di come si cambia il panno da biliardo. Andateci piano perché sennò il biliardo il panno lo distruggete. Ok, adesso guardiamo l'altro. Ok, allora nei colpi di massè così in generale la cosa fondamentale è secondo me avere innanzitutto sempre il cuoietto parecchio ingessato, quello è fondamentale, magari anche un po' bucherellato con gli attrezzi, ok, proprio per mettere il più gesso possibile, e poi andare a cercare di agganciare la biglia. Nel colpo bisogna agganciare la biglia, proprio cercare il timing in questo colpo qua, che se vi andate a vedere il video del timing vi ho spiegato cos'è. Il prolungare il contatto del cuoietto sulla biglia il più possibile, proprio ok. Uno, agganciate la biglia, quando colpite l'agganciate, mettetevi nella mente io aggancio la biglia. Poi la seconda cosa è il polso morbido, avere il polso morbido, quello sì, scusate, il polso morbido e però all'ultima frazione di secondo chiudere il polso, irrigidirlo, all'ultimo irrigidire il polso, ok? Proprio all'ultimo colpo irrigidire il polso, partire morbido e chiudere all'ultimo millimetro, che chiudere il polso, irrigidirlo, parti morbido e irrigidisci e mantieni il contatto sulla biglia, ok? Poi ovviamente l'inclinazione, che più lo alzi più fai la curva ampia, più abbassi la stecca, meno la fai ampia, quello è fondamentale, è normale. Fate attenzione anche al panno, perché se fate questi masse qua, io vedo, l'ho demolito il panno, è tutto un buco. Adesso farò poi un video che cambierò il panno e vi farò vedere come si cambia il panno, che tanto lo dovrò fare prossimamente, però viene proprio un formaggio, una gruviera. Ragazzi, vi ho detto tutto, sì,
ok? Fate attenzione anche a usare la stecca normale, piuttosto prendete delle stecche magari da 30-40 euro, dollari, quello che pagate voi, che se la rompete, gli storgete la punta, che non è un dramma. Ragazzi, vi ringrazio tanto di avermi guardato fino qua, spero tanto di esservi stato utile e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, bye bye, buon biliardo ragazzi, ciao ciao!